Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Leggiamo di nuovo il volantino della Lidl. Questo è della settimana compresa fra l'11 e il 17 settembre 2023. Ci saranno sia utensili per il fai da te che qualcosa che riguarda le automobili, più qualche offerta sparsa in giro. Quindi mettiamo il volantino sul bancone e guardiamolo. Ricordatevi pure però di iscrivervi al canale Telegram, nel quale pubblico tantissime offerte con tantissimi sconti. Link giù nel primo commento e nella descrizione. Ora iniziamo. E allora, prima di andare nella sezione specifica dedicata al fai da te all'automobile, fermiamoci a pagina 8 e guardiamo queste offerte che sono effettivamente interessanti, perché c'è il set per pinze di meccanica di precisione 2,50 €, poi ci sono i cacciaviti ad 1,50 €, ovviamente ciascuno, sia il cacciavite che il cercafase, nastri della Trem, sia nastro adesivo normale che il biadesivo, questi tubetti di stucco riempitivo oppure colla per il montaggio, diversi tipi di tubetti con diverse funzioni. Eventualmente metterò un'immagine in sovraimpressione in cui c'è tutto un pochettino più dettagliato, grazie a Massimo che mi manda sempre i link. Andiamo ancora avanti. Il primo articolo in alto è il solito rotolo di carta che io utilizzo, come vi ho detto più di una volta, da tantissimo tempo. Sono dei rotoli di carta che assorbono bene e sono resistenti. Questi invece sono detergenti per la pulizia dell'automobile, detergente del parabrezza, spray lubrificante per catene, ravvivante per pneumatici, e questo invece è un olio di silicone multiuso, spray per cruscotto oppure schiuma detergente per interni auto, spray protettivo per plastiche auto o detergente vetri o sciogli ruggine. Ma ora dedichiamoci all'altra pagina, dove troviamo per esempio questo power bank che funziona anche da jump starter, che vi ho presentato anche qualche volantino fa, che costerà 59 €. È dotato di due uscite USB, di una lampada LED e di un sistema che permette di far accendere l'automobile quando la batteria è scarica. Basta collegare i morsetti, che tra l'altro qua con me ve lo prendo subito, un po' sporco e malandato, però ancora funzionante e carico. C'è da dire che le plastiche, queste un po' anti-urto, col passare del tempo diventano un poco appiccicosicce, però per quanto riguarda il funzionamento va benissimo. Però devo dirvi la verità, ne esistono anche di molto più potenti con un prezzo super giù allineato oppure poco più caro, però sicuramente hanno prestazioni migliori e un comportamento differente. Poi queste invece sono le valigette porta attrezzi o porta minuteria della Kubrick. Ragazzi, Kubrick è fantastica, vi ho già recensito i prodotti, ho acquistato alcuni prodotti alla Lidl e devo dirvi sinceramente non c'è paragone con i prodotti economici, e tra l'altro essendo venduti alla Lidl saranno con un prezzo diverso da quelli che trovate online, quindi un pochettino meno costosi. Questo invece è un compressore portatile, anche questo ve l'ho recensito un po' di tempo fa. Ho gonfiato delle gomme, l'ho utilizzato per un pochettino di tempo, poi l'ho venduto, quindi non lo possiedo più. Nelle ultime versioni però c'era lo sportellino nella parte posteriore che si rompeva solamente nel tentativo di aprirlo. Non so se abbiano sistemato o rimediato a questo problema, e nemmeno se il dispositivo si comporti ancora come si comportava quello, ma andate a guardare la recensione per capire tutto su questo dispositivo, che costerà comunque 34,99 €. Questo invece è un cricchetto telescopico, praticamente la classica chiave a cricchetto, che però ci dà la possibilità di estendere la lunghezza, quindi aumentare la leva e imprimere più forza, sia nel caso in cui dobbiamo avvitare che nel caso in cui dobbiamo svitare delle viti che richiedono una forza eccessiva. E la comodità di avere il cricchetto telescopico è anche la possibilità di poter conservare e riporre facilmente una chiave che altrimenti sarebbe troppo lunga. Infatti misurerà da 460 a 600 mm, sicuramente 460 mm è più facile da conservare rispetto a quella da 600, ma ci permette anche di muoverci meglio dove non abbiamo spazio e quindi non abbiamo bisogno di molta forza, e possiamo utilizzare un cricchetto più corto. Anche per questo link nel primo commento e nella descrizione per vedere la recensione. Queste sono invece delle minuterie, quindi dove ci saranno delle guene termorestringenti, delle viti a occhiello o ring eccetera. Questo invece è un tester per il liquido dei freni che costerà 6,99 €, che vi ho già recensito, e serve per poter verificare se all'interno dei liquidi dei freni ci sia dell'acqua, perché è molto igroscopico e quindi assorbe l'acqua. Questo va poi ad influire sulla qualità della frenata, su tanti altri fattori che ovviamente mettono a repentaglio la nostra sicurezza. Tra l'altro sarà scontato, anziché costare 8,99 € costerà 6,99 €. Questa invece è una lampada a LED al costo di 5,99 € con 3 colorazioni, quindi nera, rosa oppure azzurra, piccola, portachiavi, dichiarano che illumina fino a 60 metri, nel prezzo ci sono incluse le batterie. In diverse occasioni anche in automobile una piccola lampada come questa secondo me non dovrebbe mancare mai. Qua sotto invece
invece troviamo delle cinghie oppure elastici. Allora, c'è scritto portapacchi. Una volta uno di voi mi ha invitato a specificare che sono degli elastici e delle cinghie portapacchi, ma che non sono adatte per poter trasportare dei pacchi, quindi dei carichi per esempio sui portabagagli eccetera, ma a tenere i pacchi fermi, che siano per esempio in un cassone di un camion oppure all'interno del portabagagli dell'automobile. Non sono adatti per poter sostenere un peso di quel tipo, verrebbe sottoposto pure alla forza del vento, alle frenate, quindi all'inerzia eccetera. Quindi 1,99 € scontato anche questo, però utilizzando l'applicazione Lidl Plus. E questo invece è un ombrellone, un ombrello di grandi dimensioni extra large, pure questo scontato del 25%, costerà 5,99 € in 3 colorazioni, quindi nero, azzurro e grigio. Ma andiamo ancora avanti e andiamo a vedere le cose Parkside per il nostro laboratorio. Allora, intanto qua abbiamo due personaggi che abbiamo visto anche in una parodia che ho fatto con Schwarzenegger, e qua abbiamo il primo utensile in basso sulla sinistra, quindi il trapano a percussione scalpellatore a corrente elettrica da 1550 watt con una potenza massima di 5 joule, un numero di giravuoto compreso fra 0 e 800 al minuto e un numero di colpi che di conseguenza in proporzione aumenterà da 0 a 3900 al minuto. La capacità di foratura massima come diametro sarà 40 mm nel legno, 32 mm nel mattone e nel calcestruzzo, 13 mm invece nell'acciaio, e costerà 69 € con incluso un tubetto di grasso. Poi abbiamo anche l'impugnatura che si può orientare a 360 gradi. Stesso giorno ci saranno delle punte di trapano 3 o 5 pezzi, sempre con il nesto SDS a 14,99 €. Parliamo di punte molto lunghe da 450 a 800 mm oppure da 600 a 1000 mm, quindi punte davvero grandi. Queste invece sono delle punte che sono più adatte all'interno di un laboratorio come potrebbe essere il nostro. Abbiamo delle punte Forstner, però questa volta con il codolo rotondo, delle punte per svasare, quindi per fare il preforo e svasare completamente da cogliere la testa della vite, ma queste ve le ho recensite tutte. E queste invece sono delle punte di trapano a fresa che si utilizzano su materiali morbidi, possono forare ovviamente anche il metallo, però poi per l'utilizzo di questa funzione di fresa conviene utilizzarle su materiale tenero tipo legno, plastica eccetera. Da questa parte invece troviamo il compressore da 24 litri che era aumentato ad un prezzo secondo me quasi pazzesco di 149 € e invece con uno sconto del 20% costerà 129, che non sono spiccioli però sicuramente sono di meno. Avrà un motore a 2 cilindri silenzioso con 69 decibel di rumore e un motore tra l'altro che lavora a secco, quindi senza olio e senza manutenzione, con una pressione regolabile da 0 fino a 8 bar e una potenza di ispirazione di 213 litri al minuto, potenza allacciata 1100 watt nella media. Questa invece è la taglierina al plasma con arco pilota che serve per tagliare i metalli e per poter eseguire quei tagli dove non si possono eseguire con la smerigliatrice angolare. Anche per questo recensione nel primo commento nella descrizione, così come per la troncatrice. Questa è una troncatrice per metalli che funziona come se fosse una smerigliatrice angolare, quindi monta lo stesso tipo di disco. Come vedete produce anche delle scintille, è rumorosa però ci permette di lavorare velocemente. Non è precisa al decimo di grado, questo devo dirvelo, però ci permette di fare dei tagli che sono sicuramente più precisi rispetto a quelli che faremmo con la smerigliatrice angolare, quindi è un aiuto, va bene. Se avete bisogno di questo tipo di tagli, quindi di tagliare il metallo frequentemente, può esservi di grande aiuto. La livella a croce, quindi però quella con il raggio laser rosso, costerà 29,99 €. Anche questa è recensita, precisa, ha i suoi limiti perché diciamo all'esterno non si vede, è più adatta per un ambiente interno, lavoretti di fede, montaggio pensili, mensole, quadretti eccetera eccetera. Però andate a guardare il video perché può essere un prodotto interessante se vi serve utilizzarla fino ad un massimo di 10 metri. Stesso giorno anche pantaloni da lavoro, pantaloni jeans a 19,99 € e mi sa che questi li ricompro perché li avevo sia di uno che dell'altro colore, e quelli neri mi si sono strappati proprio lavorandoci. Sì, perché sono gli unici pantaloni questi della Lidl con jeans che effettivamente mi calzano bene, quindi lasciatemi la mia misura. Ragazzi, detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, ringraziare come sempre Massimo che mi dà tutte le anticipazioni. Io preferisco leggervi il volantino cartaceo, ma se non mi riesce come l'ultima volta utilizzo i link di Massimo. Quindi che dirvi, andate a guardare il link giù nel primo commento della descrizione per vedere tutte le recensioni, iscrivetevi al canale Telegram, ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti, ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace e cliccare la campanella dopo esservi iscritti. Ciao da Riccardo e a presto!